Tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un'applicazione per l'editing fotografico, un'applicazione che va bene sia per gli utenti principianti sia per gli utenti prosumer o professionisti, che voi siate uno youtuber, un tiktoker oppure un instagrammer. Questa applicazione farà per voi. Perché semplice ma anche potente? Perché andiamo a vederla. Inizialmente l'applicazione era Enlight. Enlight funziona veramente bene, però ormai non è più supportata, quindi ci sono problemi ad andare avanti. La stessa azienda allora ci ha proposto una nuova applicazione, anzi più applicazioni. Ci ha proposto PhotoFox. PhotoFox va a sostituire Enlight, è sempre prodotta dalla nostra Lightrix, difatti se vedete c'è sempre una volpe come logo, e andiamo a vedere perché è semplice ma potente allo stesso momento. Innanzitutto dispone di una serie di tutorial o di pre-effetti, diciamo così, come quelli che vedete qua, che vi sto scorrendo, per fare montaggi, per fare trasparenze, eccetera. Quindi anche l'utente, il semplice utente, diciamo, quello che vuole far scattare una foto, poi mettere un filtro, qualcosa di carino e poi spedirla sui social, lo può fare, ma è anche molto potente e adesso andiamo a vedere perché. E quindi anche il professionista dell'immagine può utilizzarla con soddisfazione. Quindi carichiamo un'immagine, eccola qua, e iniziamo a vedere il funzionamento. Come vedete, se noi selezioniamo l'immagine, sotto vengono tutta una serie di comandi spiegati in modo semplice ed organico, e questa è una delle potenzialità di questa applicazione. Se devo fare una critica, io mi sono trovato molto bene. Se devo fare una critica è il fatto che ormai le applicazioni siano in abbonamento, però per tutti gli aggiornamenti e quello che offre questa applicazione è una delle poche a cui si paga un abbonamento volentieri. In alternativa potete fare con un certo esborso un abbonamento a vita, la stessa cosa che ho fatto io con l'applicazione gemella per l'editing video, che è Videolip, che è l'applicazione più usata dagli youtuber più famosi in Italia. Comunque partiamo dai comandi. Bitlip è una promozione, ogni tanto quando loro promuovono una delle loro applicazioni viene fuori qua, per cui lasciamolo stare. Vedete che se voi cliccate sull'icona vi porta sullo store e vi fa vedere. Bitlip anche è interessante e serve per creare video musicali, per cui se siete un autodidatta, un musicista, non dico casalingo, ma comunque un giovane emergente che vuole farsi un piccolo video musicale e non ha molte risorse per farselo fare, ecco che potete usare questa applicazione. Torniamo a noi, abbiamo in prima battuta i filtri, veramente ne abbiamo di tutte le serie, di tutti i generi. Possiamo scorrerli. Una volta che noi selezioniamo un filtro, possiamo anche, come potete vedere con questo cursore, applicare il filtro a tonalità piena oppure, vedete, a vari strati. Quindi possiamo selezionare quanta quantità di filtro vogliamo applicare alla nostra fotografia. Andiamo a vedere per esempio questo filtro che si nota ancora di più. Vedete che noi possiamo piano piano degradare fino ad arrivare a zero filtro, oppure aggiungere il filtro un po' alla volta. Poi, se voi vedete in fondo a destra, noi abbiamo una spunta. O selezioniamo quella spunta, che quindi applichiamo il filtro alla foto, oppure selezioniamo la X a sinistra in fondo e quindi non abbiamo applicato nessun filtro. Torniamo quindi alla nostra immagine. Ora, se voi deselezionate l'immagine, vedete che non avete più niente da poter fare se non tagliare e
eventualmente aggiungere un livello in alto a destra. Quindi noi selezioniamo l'immagine e adesso abbiamo regola. Qui abbiamo, ed ecco qua la potenza di questa applicazione. Noi abbiamo qua una serie di strumenti messi sempre in modo chiaro e organico, e questa è anche una delle sue forze, quindi rendendo semplice il lavoro anche al professionista. Noi abbiamo la possibilità di una serie di opzioni: luminosità, esposizione, contrasto, nitidezza, regolazione fine, struttura, chiarezza, tonalità, saturazione, vividezza, ombre, punti luce, temperatura del colore, tinta, bilanciamento e curve. Vi faccio vedere una di queste opzioni per tutte. Andiamo a vedere quella che viene usata di più di solito dai professionisti, che sono le curve. Le curve servono per tante cose, per comunque determinare anche il tipo di colore, di ombre, di luci, eccetera. Per esempio, se io prendo il cursore qua in mezzo dove noi abbiamo il nostro cerchiolino, vedete come aumentando la curvatura, come luci e ombre cambiano, e l'istogramma sotto vedete com'è cambiato. Se io riporto in su, guardate l'istogramma, vedete come cambia, diventa più bilanciato. Posso prendere anche un estremo e portarlo a secondo di quello che voglio ottenere. In questo caso voi non cambiate solo la luminosità, cambiate anche il tipo di luci, il tipo di ombre, vedete? E quindi ottenete tutta una serie di effetti. Poi in questo caso noi stiamo lavorando su tutte le tonalità, quindi la prima opzione. Possiamo invece lavorare solo sulle tonalità del rosso, solo sulle tonalità del verde e solo sulle tonalità del blu. Vedete che cambia? Allora se io adesso tiro giù la curva, mentre prima si rabbuiava tutto, adesso avete visto che ci dà questo effetto, quindi è cambiato il discorso lavorando solo su una tonalità. Se seleziono tutte le tonalità e faccio la stessa curva, vedete cosa succede. Bene, usciamo, ovviamente tornando sempre alla nostra immagine di base. Poi abbiamo i pennelli. Qui abbiamo i pennelli a mano libera, che dobbiamo poi selezionare i vari tipi di pennello e i vari colori che noi vogliamo avere di pennello. Per esempio, non lo so, selezioniamo questo e vedete, eccoci qua che abbiamo dato il nostro pennello, questo a mano libera. Dopodiché, se voi andate a sinistra, vedete che c'è una freccina che va a destra e una freccina che va a sinistra. Se io clicco la freccina che va a sinistra, torno a prima di applicare il pennello. Quindi, come molte applicazioni professionali, noi abbiamo la possibilità di tornare allo stadio prima di aver apportato una modifica alla nostra immagine, alla nostra foto. Poi abbiamo il pennello magico, e il pennello magico noi possiamo selezionare una serie, anche qua, infinita di oggetti che possono costituire il nostro pennello. In questo caso, essendo un albero di Natale, noi prendiamo della neve e iniziamo a applicare dei fiocchi di neve. Eccoli qua, guardate che belli. Applichiamo i fiocchi di neve ed ecco che abbiamo utilizzato il nostro pennello. Non ci bastano i fiocchi di neve, possiamo applicare anche degli uccelli che volano. Questo è ovviamente, sono dei contrasti per farvi vedere. Qua mettiamo invece delle farfalle colorate e via via via. Torniamo al nostro coso. Ecco come funzionano i pennelli. Poi abbiamo la fusione. Per fare la fusione però bisogna avere almeno due livelli. Quindi noi andiamo in alto a destra, premiamo sulla più, possiamo creare un livello vuoto o un livello testo, un livello riempi, un livello elemento, un livello immagine. Per esempio, se io seleziono un livello immagine, seleziono la mia faccia da bravo ragazzo, la mia brutta faccia, ecco che adesso aggiungo, facciamo una cosa così, ecco, mi metto come la stella in cima all'albero di Natale, però vedete che abbiamo due livelli. Bene, allora io posso determinare con la fusione
che tipo di fusione voglio del livello. Seleziono i vari tipi di fusione a secondo fino a che non trovo quello che più mi aggrada, e fra le altre cose poi io posso regolare la fusione come abbiamo visto i filtri prima, l'intensità della fusione con questo cursore, e quindi anche l'opacità, più o meno opaca e quindi più o meno trasparente, e quindi possiamo determinare come vogliamo la nostra fusione. Una volta che l'abbiamo determinata, ecco che la fusione è stata definita. A questo punto però l'immagine è sempre in due livelli, quindi se noi vogliamo che l'immagine diventi di un'immagine unica di un livello solo, teniamo premuto sul livello e vediamo che viene fuori unisci. Facciamo unisci ed ecco che l'immagine è diventata una sola, non abbiamo più i livelli, abbiamo un unico livello. Adesso torniamo indietro e invece cancelliamo il livello. Elimina. Perfetto, siamo tornati alla nostra foto e andiamo in trasformazione. In trasformazione noi possiamo fare una trasformazione proprio fisica, vedete, angolando la nostra foto in tutti i sensi, oppure quindi modificarla, stirarla, stracciarla, fare quello che vogliamo in questo caso, oppure possiamo fare una riflessione a destra o riflessione a sinistra, una riflessione in alto o una riflessione in basso, oppure semplicemente ruotarla a secondo di quello che ci serve. Quindi torniamo nel nostro menu principale e andiamo in effetti. Andiamo in effetti e vediamo i vari effetti che ci sono. Vi faccio vedere per esempio l'effetto glitch, guardate quanti effetti possiamo ottenere e quindi poi applicarli. Abbiamo sempre la possibilità con il nostro cursore di aumentare l'effetto o di diminuire l'effetto fino a levarlo completamente. Quindi qualsiasi effetto noi diamo possiamo aumentarne la gradazione o diminuirne la gradazione. Torniamo sempre alla nostra immagine, per esempio proviamo l'effetto schizzo ed ecco qua, guardate che bel paesaggio di Natale disegnato, e anche qua possiamo diminuirne la gradazione o aumentarne la gradazione. Guardate che bel quadro che sembra dipinto. Bene, usciamo sempre dai nostri effetti e adesso andiamo in rimodellare. Per rimodellare ci serve sempre un'immagine diversa, allora aggiungiamo un livello immagine, vediamo la mia bella facciona di prima e andiamo a rimodellare. Allora se noi per esempio selezioniamo rimodella, guardate qua come sono, io voglio rendermi un pochino più snello, ecco che stringo il torace in questa maniera, stringiamo anche le spalle, eccomi qua, allunghiamo un po' il collo e voilà, guardate che figurino. Adesso sto sempre facendo una cosa, poi noi torniamo indietro e l'immagine torna come era prima. Invece con gonfia, che di solito si usa per il seno delle modelle, noi gonfiamo un particolare o più particolari del soggetto che abbiamo voglia di gonfiare. Questo lo possiamo utilizzare anche su altre cose, palloni, cose, eccetera, quindi possiamo fare un po' quello che vogliamo. Se poi noi invece annulliamo i filtri, ecco che torniamo normali. Allora adesso andiamo a vedere obiettivo. No, scusate, aspettate, prima tiriamo via la mia bella facciona, quindi selezioniamo il livello, elimina. Bene, andiamo a vedere obiettivo.
Obiettivo, vedete che voi abbiamo un cerchio e abbiamo delle frecce qua, una sopra, una sotto, quindi potete selezionare quello che volete. L'obiettivo possiamo anche stringerlo o ampliarlo semplicemente pizzicandolo con 2 dita. Poi una volta selezionato il nostro obiettivo, che è come una maschera se vogliamo, tiriamo, quindi possiamo applicare il tipo di obiettivo. Esposizione, contrasto, saturazione, tonalità. Quello che per esempio se noi in questo cerchio vogliamo cambiare l'esposizione e poi gradarla, ecco che facciamo questo tipo di effetto. Se invece non la vogliamo gradata ma lo vogliamo solo all'interno dell'obiettivo, ecco che la cambiamo solo all'interno dell'obiettivo. Possiamo anche selezionare la posizione dove vogliamo mettere il nostro obiettivo. Spero di aver spiegato bene l'obiettivo. Poi abbiamo le varie forme di obiettivo, abbiamo l'obiettivo lineare, vedete che l'effetto si ottiene solo sotto, fa un po' come le maschere in effetti. Ecco qua invece questo l'abbiamo in mezzo e non sopra e non sotto, quindi potete selezionare anche la forma del vostro obiettivo. Andiamo in correggi. Correggi c'è il clona, sapete benissimo come funziona la clonazione, è uguale a quella di tutti gli altri programmi. Selezionate un'area e poi dopo che avete selezionato l'area non dovete fare altro che spostarvi e quindi clonare l'area in un'altra zona. Se invece volete usare questa selezione a macchia, lui vi corregge. Per esempio io voglio levare questo omino qua, eccolo qua, e lui mi ha tirato via l'omino, avete visto? Quindi può fare questo tipo di lavori o di correzioni. Ovviamente qua è un po' grossolano, si possono fare tutte le rifiniture, ma non è un problema. Quindi usciamo anche dal nostro correggi, andiamo in sfumatura. Qua abbiamo vari tipi di sfumature, come abbiamo detto prima abbiamo sempre 2 manigliette che se le tiriamo, vedete, possono aumentare la gradazione della nostra sfumatura. Facciamo quella di movimento, anche quella di movimento e quella di zoom. Possiamo zoomare o dezoomare, poi possiamo ovviamente spostarla, zoomare e dezoomare. Poi abbiamo per ultimo le cornici. Abbiamo le nostre cornici, possiamo selezionare i vari tipi di cornice e una volta selezionati i vari tipi di cornice, vedete, possiamo fare questo tipo di selezione. Altrimenti prima di selezionare la cornice possiamo selezionare anche il colore di cui vogliamo la cornice, rossa, verde, bianca, gialla, azzurra, colore che vogliamo. Possiamo determinarne l'opacità e anche il disegno. Abbiamo vari disegni fantasia che possiamo applicare sulla nostra cornice. Ecco, queste sono le caratteristiche generali. Vediamo poi, una volta che noi abbiamo modificato la nostra immagine, in alto a destra clicchiamo sulla freccia e quindi possiamo esportarla nei vari formati, nelle varie qualità. Possiamo direttamente pubblicarla su Instagram, su Facebook, mandarla via messaggio, eccetera. Quindi abbiamo visto che è un programma molto potente, molto semplice. Qua possiamo salvare o eliminare il nostro progetto, lo eliminiamo, ma abbiamo solo visto la punta dell'iceberg. Ci sono molte altre funzionalità che vedremo più avanti in altri video. Sarà mia cura fare dei video tutorial. Se volete sapere qualcosa scrivetemelo qua sotto a questo video, appunto, nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, condividete questo video. A tutti un saluto, ciao da Ermanno.